ho denocciolato la prima parte delle amarene in questa insalatiera. Il peso netto è di 1,650 kg. Per le amarene ci vuole più zucchero che per le altre marmellate, mediamente 600 grammi per ogni chilo di frutta pronta, diciamo 1,650 kg di frutta, quindi giusto 1 chilo di zucchero da versare e da miscelare con la frutta. Non lasciate troppo tempo tra il momento, diciamo così, in cui avete tolto i noccioli e lo zucchero, altrimenti si acidifica. Va girato per bene. Se non la si cuoce subito, va messa in frigo. Dopo averlo mescolato, lo zucchero viene completamente assorbito dalla frutta. È già una frutta zuccherata e parzialmente sciroppata. Procediamo adesso alla cottura del preparato per fare la marmellata. Sono più di 6 kg di preparato tra frutta, tra amarene denocciolate e zucchero, quindi bisogna scegliere una pentola adeguata, deve avere una capacità di più del doppio. Versato il preparato nella pentola e acceso il fuoco. Quindi per i primi 10 minuti io la tengo a fuoco molto alto e mescolo in continuazione con un cucchiaio di legno. Dopo la giro ogni 5 minuti per non farla attaccare sul fondo. Il discorso adesso per quanto tempo deve cuocere. A me piace molto cotta, quindi la terrò a cuocere per circa 1 ora e mezza. Più è cotta, più evapora l'acqua, più è densa la marmellata, più è forte il sapore. Potrebbe avere una colorazione un po' più scura. In questo caso, se si gradisce schiarire un po' il colore, si può premere un limone grosso, 1 limone e mezzo a metà cottura e versarlo dentro. La marmellata è arrivata a fine cottura dopo 1 ora e mezza abbondante che è stata sul fuoco. C'è solo frutta e zucchero, niente gelificante, nessuna pecchettina, solo zucchero e frutta. A questo punto quindi si può travasare nei vasetti che sono già pronti. Io cerco sempre di avere qualche tappo in più a disposizione perché quando li vado a stringere si possono spanare. Prima di chiuderli ovviamente bisogna verificare che l'orlo sia perfettamente pulito e che non dia fastidio alla chiusura ermetica del tappo. La marmellata si presenta in questo modo. Si è leggermente scurita. Prima di metterla nei vasetti la mescolo per fare in modo di prendere una parte di bacca e una parte, diciamo, di sugo più liquido. Dopo aver riempito i vasetti, dicevo, si possono seguire 2 metodi. Uno semplicemente di riporli così come sono e un altro invece di dargli una bollitura. Io seguo questo secondo metodo, che è quello che mi hanno insegnato le mie nonne quando facevano in casa la conserva di pomodoro, perché dandogli una bollitura di almeno una ventina di minuti durano per diverso tempo. Io consumo marmellate fatte 2-3 anni prima senza alcun problema. Si tratta quindi di prendere i vasetti riempiti, ben tappati, rimetterli nella pentola, riempirla d'acqua fino a 2-3 dita dall'orlo e dargli una bollitura per una trentina di minuti. Questa è la marmellata come si presenta. Per quanto riguarda il vasetto dopo la bollitura, dovete solo verificare che non faccia clic clac, ma che sia ben fermo e che non sia soggetto, diciamo così, a movimento.
Se dovesse farlo lo consumate per prima, naturalmente, quel vasetto. Ecco i vasetti riempiti dopo il travaso. Giusto 10 come pensavo. Stanno per ora a testa sotto. Fra una mezz'ora li rimetto nella pentola con la riempita d'acqua e gli do una bollita per una mezz'ora come detto prima. La cultura dell'orto ringrazia Carlo per questo interessantissimo contributo. In quest'ultima ripresa vediamo come i vasetti si presentino perfettamente sigillati. Nessun coperchio fa clic clac.